Buongiorno, 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 qui dal lago di Garda. Guardate anche oggi che spettacolo, che meraviglia, che meraviglia. Stamattina è ventilato, guardate che bello. Dopo purtroppo arriverà quel caldone, dicono in questi giorni. Io spero di no, però e lì è un sine qua non. C'è andata di lusso fino adesso, con un'estate un po' altalenante, ma almeno più fresca di quella dell'anno scorso. Speriamo che continui così. Qualche giorno di caldone, dopo fresco di nuovo, sarebbe l'ottimo, però è una speranza. Moltissimi libri antichi riportano delle cose quantomeno collegate o collegabili, e non solo i libri provenienti da una stessa cultura, per esempio la giudaico-cristiana, allora la Bibbia e il Talmud possono riportare fatti, notizie, accadimenti anche similari, se non gli stessi, identici. Il Corano stesso riporta alcune cose anche sulla vita di Gesù che sono collegabili, e voi dite va bene, sono i libri dei grandi monoteismi della terra, quindi il monoteismo ebraico, quello cristiano e quello musulmano. Ma ci sono altri libri che inaspettatamente, di altre filosofie o religioni, che inaspettatamente portano gli stessi collegamenti. Addirittura i libri che parlano della creazione del mondo, che parlano del diluvio, degli antichi Ittiti, i libri che parlano dei morti, il libro dei morti egiziano, parla di alcune cose che noi possiamo riscontrare nella Bibbia. L'essenza umana che sopravvive alla morte fisica, la parte spirituale. Dopo ovviamente lì ci sono più dei, non c'è un Dio solo, eccetera eccetera eccetera, però alcune cose sono esattamente come noi poi le riscontriamo anche nelle NDE. Tutto questo ci porta a capire come tutto è collegato, come tutte le civiltà, dalle più antiche a quelle più moderne, hanno comunque riscontrato nell'essere umano una forma di sopravvivenza alla morte fisica, una forma di spiritualità, sebbene coniugata, se volete, in forme un po' diverse gli uni dagli altri, ma che comunque hanno molte similitudini. Dove ci sia meno vento spero che si senta, perché sono con la solita camerina piccola che mi è più comoda in queste mattine, ma mi sa che becchiamo il vento. Allora è importante conoscere un po' tutti questi libri, proprio perché ci rendono l'idea di come la maggioranza, se non la totalità della popolazione mondiale nei secoli abbia, sebbene attraverso strade diverse, raggiunto la stessa conclusione. In comune questi libri, e ci possiamo aggiungere anche il Bardo o il libro dei morti tibetano, praticamente il ciclo morte e risurrezione, che poi magari per alcune filosofie o per alcune religioni, come appunto
quella tibetana sia prevista la reincarnazione, ma bisogna vedere se la reincarnazione è intesa come fisica o reincarnazione intesa come rinascita spirituale. Certo, lì possiamo star qua a parlarne per dei giorni interi, ma l'importante non è questo che ci interessa. L'importante che ci interessa è che c'è una convergenza su molti di questi temi, scritti in maniera diversa, abbiamo detto, spiegati in maniera diversa, visti da ottiche diverse, ma alla fine il succo di discorso riporta sempre lì. Libri antichi che hanno un filo conduttore ce ne sono veramente tantissimi, e questo è un segno indicatore di come l'umanità comunque abbia sempre aspirato, abbia sempre saputo dentro di sé che esiste un qualcosa di più. Libri mistificati come la Bibbia di Kolbrin, e ringrazio Francesco per avermela ricordata domandandomi informazioni sulla Bibbia di Kolbrin, dove ci sono più che altro degli scritti fatti nell'antico Egitto, a quanto pare, ma purtroppo è stata spesso falsificata, mal tradotta, eccetera, proprio per tirare a scopo quello che era il significato, però hanno all'interno delle verità, dei fili conduttori che ci riportano sempre alle nostre realtà. Gli uomini non sono solo esseri umani fisici, ma hanno una parte spirituale che sopravvive e vive ancora dopo la morte fisica. Insomma, visitatori da un altro mondo, se volete così definirci.